fissa prima di andare al trote sempre, e anche dopo. Abbiamo smezzato il viaggio, nel senso che adesso ci mancano solo 2 ore e mezza, soltanto 2 ore e mezza. Ok raga, siamo arrivati, abbiamo trovato una casa, adesso andiamo a scaricare e aspettiamo Ricky. Bella Ricky. Com'è? Io tutto bene. No dai che Niscio non gliela fa più, vuole sapere cosa deve fare questo ragazzo, guardalo. È disperato che sta cambiando. Ciao Ricky. Guarda questo, guarda. Scena trescissima. Primo giorno di pesca, ci stiamo dirigendo sullo spot e è tutto da scoprire perché non sappiamo niente del posto. Sappiamo qualcosa detto da Ricky e da consigli delle guide locali, ma per il resto è tutto nuovo. Da Dio! Adesso che lo vediamo, sì, ieri sera era proprio bestia. Ieri sera immagino che era un posto di merda. Certo, non lo Tutto vedi. nero. Esatto. Ci siamo? Sinceramente sono così Belli gonfi. vicino a lei. Sì, sei bello gonfio zio. Ho messo qualche chilo. Sì. D'attrezzatura però. Sì, dura. Tutta attrezzatura qui. Allora raga, un nuovo episodio, siamo gasati come pochi alla ricerca della Marmorata in quel del Trentino. Posti completamente nuovi per noi, come diceva prima Niscio. Siamo gasati raga, non è che ci sono tante altre parole, adesso ci proviamo subito a inserire in questo contesto fantastico e cercare di capire un po' la situazione, che non è una situazione super facile, ma questo vabbè è normalissimo, andiamo avanti. Così, monto un minno e cominciamo a battere i primi tratti qui davanti a noi. Sì, assolutamente. Era ora ragazzi, era ora. Oh ragazzi, di primo impatto vi dico che la corrente è abbastanza sostenuta, quindi non è la classica pesca che siamo abituati a fare noi nei corsi dove appunto abbiamo dei flussi molto più lenti, più moderati, quindi facciamo una pesca in velocità. È una passata, quindi si lancia praticamente dall'altra sponda, delle gercate violente che poi lasciano comunque andare il minnow in corrente, e così facendo riusciamo di più a sondare i punti dove può esserci appunto una zona di interesse per il pesce, come ad esempio i blocchi di corrente dati dai massi. Adesso saliamo, andiamo verso una buca. Cerchiamo un po' di capire come affrontarlo, vedo. Mentre c'è Riccardo. Ecco, porca puttana, dietro. È arrivato fino a lì all'angolo. Ha seguito, è arrivata fino a quei due massetti che ho qui davanti, si è incastrata lì. Cioè è passato il mino e lei è rimasta lì.
Eccola, ce l'ho. Grande, grande, grande. È un affario. Stranamente anche Ricky è sorpreso perché la ninfa non stanno mangiando per niente. Poi le condizioni alla fine ci stanno, cioè nel senso acqua limpida, quindi mangeranno, se non mangiano adesso mangeranno. Hanno mangiato solo tanto, perché se non mangiano loro, non mangiano loro. Poi sono recupero violento, regolare, velocissimo, prima gercata, botta. Stava lì dietro da lassù, appena gliel'ho gercata ci ho avuto l'input e ha dato. È stata in canna per 30 secondi, sì, 3 secondi. Vabbè, ma forse ho capito qualcosina in più come pescare. Pesce? Che cazzo. Dai! Oh, inguadinamento più duro di quello che sembrava. Bomba Ricky. Vai qua, vai lì. Dai. Boom. Pesce? No, cosa? Basta. Sembrava un affari, ma non lo so. Non è facile da pescare. Pochi follow, appena slamato un pesce carino, non sono riuscito a individuare la specie ovviamente perché non ce l'ho avuto a tiro d'occhio per molto tempo. Con una gomma in una buca è stata la chiave per sbloccarlo, insomma, ecco, ce l'ho passato con il minno prima. Adesso vediamo un po' di risalire sulle buche, probabilmente pescherò più a gomma che a minno. Una porzione enorme dai. Bomba.
Eccola! Mamma mia, zio. Ok, è dato dello scappotto, vivace, un po' di segni di combattimento. La tota che ridà morale. Vai che te ne puoi andare tanto. Bella. Siamo riusciti a tirare fuori 2 farie dove penso che la faria era il pesce più raro, quindi È l'unico che non cercavamo. Fantastico. va bene così, va bene così. Vai Ricky! Dai Ricky. Ho insistito. Cazzo, la vedevo che era lì. Ovviamente quella più piccola. Se ce n'erano 2, qual è quella che mangia? Quella più piccola. Ok raga, adesso abbiamo beccato Jack, che praticamente è colui che si occupa un po' della gestione di queste acque, che ci ha consigliato un tratto più a valle. Ci siamo divisi, Jack è con Ricky e Edo e io e Nish ce la giochiamo più a valle e vediamo un po' come sta situa. Sì, ci dividiamo perché troppi nel torrente siamo. Sì. Pensiamo anche che magari colpa nostra che siamo un po' troppi e spaventiamo il pesce, Sì, non si pesca. meglio andare meno persone, lanciare meno esche, fare meno casino, prendere più pesce. Questo è l'obiettivo. Vedremo. Tienilo. Sì zio, sì zio, sì zio. So forse ibrido, non lo so ancora. Allora non so bene identificarla, però. Sì sì, è lei, è lei. È lei? Sì sì, ha voglia che è lei. Che figata! Va benissimo. Non è l'immerso. Siamo. Bomba! Vai zio! Finita la giornata ragazzi. Sta tramontando il sole. Piccole soddisfazioni ce le siamo prese, però non ci basta. Quindi torniamo domani armati in modo differente. Probabilmente, anzi non vi dico come perché non lo sappiamo nemmeno noi, quindi dai, va bene così, adesso raggiungiamo gli altri che ci siamo divisi. La scelta forse è stata ottimale dividerci, che abbiamo pescato meglio secondo me. Domani saremo un po' più bravi forse a pescare, dai.
Bella raga. Domani. Facevo meglio non togliermi sti cazzo di waders. Fa un balletto qualcosa per chiudere il video. Non so per cazzo.